della Fondazione Luigi Rovati e do a tutti voi il benvenuto a questo ciclo di conferenze che ha come tema il Mediterraneo, interfacce di culture, un ciclo di incontri appunto curato dal professor Harari dell'Università di Pavia. Il ciclo continuerà appunto e si concluderà sabato all'interno di Book City. Noi abbiamo voluto appunto discutere del Mediterraneo in un museo che propone proprio sempre queste connessioni che c'erano nel passato ma che ci sono anche nel presente oggi e noi le facciamo anche con l'arte contemporanea unita all'archeologia. Però non voglio rubare altro tempo, solo una nota tecnica: il professor Schnapp gentilmente al termine della conferenza è disponibile per chi lo volesse per firmare i libri che sono in vendita nel banco in fondo, e lascio a questo punto al professor Harari presentare il professor Schnapp e cominciare la sua conversazione. Grazie. Grazie. Grazie alla Presidente della Fondazione Rovati per aver creato le premesse di questa occasione in cui io ritrovo un grande amico, Alain Schnapp, al compimento di un'opera di cui ho seguito alcuni momenti importanti di gestazione. In particolare ricordo un soggiorno comune di seminari sulle rovine al Collegium Budapest e mi ricordo che entrai nel suo studio appena arrivato, non l'avevo ancora conosciuto prima di allora, e mi disse subito che stava lavorando a una storia universale delle rovine. Eravamo nel 2009, ma naturalmente aveva cominciato molto prima, e questo per dire che siamo al punto d'arrivo di una di quelle opere fondamentali che restano proprio come pilastri di riferimento nella bibliografia non solo del mondo antico, ma proprio della storia della cultura. Allora, Alain Schnapp è un nome, anche Alain Schnapp è un monumento anzitutto per chi come me, nei prime settimane di frequenza all'Università di Pavia, mi trovai proiettato in un seminario che era condotto da Mario Vegetti e Diego Lanza, in cui mi raccontavano un'Atene che era completamente diversa da quella che gli studi liceali, rispettabilissimi, avevano costruito nel mio immaginario. Cioè era il primo incontro con quell'approccio strutturalistico e antropologico di quella che ci siamo abituati a chiamare la scuola di Parigi, e che ha in Vidal-Naquet, in Vernon, i suoi capostipiti, e in Alain Schnapp uno dei rappresentanti più significativi e importanti. Non a caso questo volume di cui discutiamo oggi si apre con una dedica a Jean-Pierre Vernant, che è stato il maestro di Schnapp, l'amico, l'ispiratore di una metodologia che metteremo a fuoco, direi, appunto anche in questa conversazione, e che veramente ribaltava quella rappresentazione fondamentalmente retorica e classicistica che molti avevano della città antica, della città-stato antica di Atene in particolare, attraverso la comparazione e il distacco. Oggi parleremo, penso, di distanza, di distacco più volte. Ne veniva fuori un'immagine molto più aderente a quella che non tanto alla verità storica quanto alla verità di una mentalità, perché il tema che anche oggi considereremo è un tema di mentalità, la ricostruzione della mentalità con cui gli antichi, più o meno antichi, gli europei, gli extraeuropei, altri ancora, guardano alla rovina. Alain Schnapp ha scavato in Magna Grecia, ha scavato a Creta, ha scritto opere fondamentali dedicate a problemi di iconografia, particolarmente importante, io citerei Le Chasseur e la Cité, ed è al tempo stesso uno studioso militante nell'ambito dell'archeologia e della storia dell'arte antica, è tra l'altro è stato il fondatore dell'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte di Parigi,
ma è anche uno storico non solo dell'archeologia, ma uno storico della cultura. Ecco, la storia della cultura è in effetti, in realtà, il grande filo conduttore della sua larghissima produzione bibliografica. E il tema di quest'oggi è un tema di storia della cultura, questo delle rovine. Noi l'abbiamo inserito all'interno di questa cornice del Mediterraneo, ma in realtà il libro di cui vogliamo parlare è un libro che va ben al di là dei confini del Mediterraneo, perché appunto, come è suggerito fin dal titolo, questa è una histoire universelle des ruines, è la storia di tutte le rovine e di tutti i punti di vista sulle rovine, dalla Cina all'Asia centrale, dal mondo islamico all'antico Egitto, dai grandi imperi del vicino Oriente, naturalmente ai nostri cari greci e romani, fino al Medioevo cristiano, e si arriva a questo voluto stop che è l'età dei lumi, per una ragione ben precisa che poi credo ci spiegherà Alain Schnapp, cioè possiamo in parte anticipare, cioè che il concetto di rovina come noi occidentali lo sentiamo, lo consideriamo, è un concetto consolidato in modo pressoché definitivo in questa straordinaria età dei lumi, che è veramente un po' il luogo dove si sono definite tutte le grandi discipline, fondamentalmente gli indirizzi metodologici che hanno poi orientato l'esperienza occidentale. Ecco, insisto su questo occidentale perché il Mediterraneo ha l'Occidente e anche l'Oriente insieme, e c'è pure anche l'Africa settentrionale che vi si affaccia, ma è giusto connotare sempre questi punti di vista che cercheremo di illustrare insieme come legati a un certo modo di vedere le cose che non è di per sé universale. La rovina è universale, ma il modo di guardare le rovine può cambiare molto, e quindi forse potremmo proprio cominciare di qui, chiedendo a Schnapp prima di tutto di dirci che cos'è per lui una rovina e in che senso la rovina è qualcosa di universale, è un universale che è presente anche, come si vedrà, presso popoli che apparentemente alle rovine non prestano attenzione, e in che senso eventualmente questo concetto della rovina come segno del passato acquista nel paesaggio mediterraneo, o ha acquistato nel paesaggio mediterraneo, una speciale connotazione. Quindi potremmo partire di qua. Grazie Maurizio, grazie alla Fondazione di avermi invitato, sono molto lieto di essere qui stasera e di discutere di questo argomento. E per rispondere a quanto ha detto Maurizio, direi che per me la rovina non si può definire tecnicamente dall'esterno, ma per intenderla si deve in un certo senso avvicinarsi a tensioni che la attraversano. La prima è la relazione tra la memoria e l'oblio. La memoria è quello che sussiste, ma l'oblio è parte della nostra condizione umana, è anche parte della condizione, direi, della natura. E dunque la rovina, in un primo senso, è quello che rimane di quanto è stato perso, il poco o il meno poco che rimane di quanto è accaduto. La seconda tensione che consente di intendere le rovine è la relazione tra la natura e la cultura. La rovina è qualcosa, e questo l'ha illustrato il sociologo tedesco Georg Simmel in un modo splendido, perché quando si edifica un monumento, quando si costruisce anche la cosa più semplice capanna, allora il legno, il cemento, il marmo sono tutti cose che vengono dalla natura e che sono ripreso del tecnico, dell'architetto, anche del pastore che vive nelle condizioni più semplici, per diventare uno strumento utile alla vita umana. E questa tensione è forte perché, dice Simmel,
una volta che l'oggetto, che il monumento è stato costruito, dopo un certo tempo, può essere un tempo brevissimo nel caso del legno o della paglia, può essere un tempo molto più lungo se uno parla delle pietre, ma questo fabbricato umano un giorno tornerà alla natura. E quella autodistruzione del monumento che diventa una rovina è una mediazione fra quello che è stato il monumento quando è stato progettato e quello che è diventato. E quel disfascere del monumento, dice Simmel, è anche un ritorno della cultura alla natura. E dunque queste tensioni sono fortissime. E la terza linea che ho proposto per inquadrare piuttosto che definire la rovina, la terza è la relazione tra il materiale e l'immateriale. La rovina è quello che noi possiamo osservare, i muri di monumenti grandissimi, anche le tracce nel suolo di uomini del Paleolitico che si trovano nelle grotte, dunque dall'immensità alle cose più relative, più minute. E questa tensione rifletta la struttura generale che esce delle rovine. Le rovine possono essere identificate solo se c'è un po' di riflessione. Uno può passare per migliaia di anni le grotte del Paleolitico sono rimaste sconosciute e quando si sono scoperte all'inizio la maggior parte dei preistorici non potevano accettarlo, sembrava un'arte così complessa legata a queste popolazioni di un milione di anni fa, di più centinaia di mille di anni fa, era impossibile. E si è dimostrato che infatti per capire cosa è una rovina uno deve investire le sue proprie emozioni, è quello che chiamo l'immateriale. La rovina sono 3 linee di pietre, ma se queste 3 linee fanno parte di un muro o fanno parte di un concetto più largo, allora quello che state osservando non è più un mucchio di pietra, ma è diventato una rovina. La rovina deve avere una certa forma e questo, direi, è la terza tensione tra materialità e immaterialità. Qui si pone immediatamente la questione del rapporto tra la rovina e la narrazione che si organizza intorno alla rovina e lo spazio che la rovina marca, delimita o enfatizza. Tocchiamo cioè in questo modo, direi, proprio il meccanismo di partenza di qualunque racconto. Sì, se vogliamo pensare alla storia dell'umanità, possiamo ricostruirla attraverso il lavoro dei preistorici e della paleontologia, che negli ultimi 20 anni, 30 anni è cambiato molto. Se le cose che sentivo negli anni 60 come studente, quando studiavo la preistoria, e quello che si insegna ormai nelle facoltà o negli istituti di ricerca, abbiamo cambiato tutto. E questo cambiamento è legato a questa narrazione primitiva e si appoggia a delle rovine. Per esempio il mio maestro André Leroi-Gourhan, che è stato uno dei grandi etnologi e preistorici del secolo passato, ha cominciato a scavare nella zona di Pincevent, nel bassin parisien, vicino alla Senna, delle capanne del Paleolitico superiore.
E lì, con il metodo di scavo che lui ha utilizzato, un metodo che era stato inventato dagli archeologi russi che avevano per i primi negli anni 30-50 scoperte questi abitati noi diciamo del Magdalénien, e Laurent l'ha importato in Francia, l'ha sviluppato, e così di questi frammenti, pochi frammenti che troveranno nella sabbia, abbiamo potuto ricostruire le case. E questa è la relazione materiale e immateriale, e come lo suggerisce Maurizio, è la nascita di un racconto. Quando le cose non sono più un mucchio di pietra, un mucchio di pietrame, di cose che sono state insomma messo fuori dell'attività normale, quando si rintraccia queste tracce, allora comincia un'interpretazione, e questa interpretazione è legata al concetto di rovine o di vestigio. Il vestigio essendo una categoria di rovine che è meno plastico, meno monumentale di quanto lo è la rovina, perché vestigia in latino significa la traccia di un piede umano o animale nella sabbia. Questo è vestigium. E da vestigium passiamo a vestigia, e a questa relazione tra il monumentale, la rovina, e il non monumentale, la traccia. Più vicino. Pardon. Così va meglio? Sì. Sì. In uno dei primi capitoli del libro fai osservare che per i greci in sostanza tutto comincia con la guerra di Troia. Prima della guerra di Troia c'è un tempo molto vicino a quello degli dei, che come tale è un tempo fuori dalla storia. L'inizio di tutto è una città distrutta, quindi l'inizio di tutto dal punto di vista greco è un'assenza per un verso, cioè la città che non c'è più, e per altro verso è in un certo senso la rovina intesa come in questo caso come presenza di un'assenza, si potrebbe dire. E fai osservare una cosa molto evidente, ma che pochi hanno sottolineato con la stessa energia e chiarezza. Cioè, quando i greci cominciano a scrivere, cioè nell'VIII secolo, cominciano a scrivere con un sistema alfabetico, che è quello preso dai Fenici, senza essere in grado più di poter leggere, ammesso che li potessero trovare ancora in qualche scavo, diciamo così, i testi di quel tempo eroico, del tempo della guerra di Troia. Quindi questo inizio, cioè i testi in lineare B, oppure se siamo a Creta in lineare A. E questo provoca nella costruzione della memoria dei greci e nel rapporto dei greci con la rovina una condizione, come dire, di tempo accorciato, di passato corto, che è completamente diversa dalla percezione, per esempio, degli egizi o anche di certi altri imperi del vicino Oriente. Ecco, su questo punto magari possiamo mettere bene in luce questa che è una differenza fondamentale. Il tempo corto dei greci e il tempo immensamente più lungo, ma non solo più lungo, governabile, negoziabile dei faraoni. C'è un passo di Pausania molto interessante, nel quale Pausania dice: è strano che noi sappiamo tante cose delle piramidi degli egiziani, dei templi e dei ziggurat e della Mesopotamia, e nessuno di noi si interessa ai monumenti antichi prima delle città greche. E lui dice: è una cosa bizzarra di vedere che la nostra visione della storicità ha bisogno degli egiziani o degli assiriani,
e che delle nostre antichità non si preoccupa nessuno. E questo è legato direttamente a questo argomento, che il tempo è accorciato dal fatto che la città e le sue istituzioni, e soprattutto la sua tradizione di scrittura, cambia talmente il quadro dell'interpretazione che si perde il contatto con il passato. I cinesi hanno saputo per 5.000 anni conservare la stessa scrittura, più o meno, ma comunque c'è nella cultura cinese c'è questa continuità delle prime scritture alle scritture odierne. Nel mondo greco antico il lineare B, il lineare A non sono più leggibili. E quando c'è un racconto ancora di uno storico greco che dice a un certo momento, scavando il suolo, ho trovato delle tavolette scritte, ma non capivo, era strano. Allora ho mandato tutto ai preti egiziani per chiedere a loro se erano capaci di leggerli. E chiaramente gli egiziani hanno voluto fare buona figura e hanno mandato la traduzione inventata dicendo dovete rispettare i dei. Dunque si vede l'ironia di questo, della scienza greca nel suo splendore, ma del fatto che quelli che guardano al passato con le lentiglie più accurate sono piuttosto questi imperi assiri, egiziani e cinesi. Dei cinesi i greci non sapevano nulla, ma i cinesi avevano qualche idea di cosa fosse, se non le città greche, almeno Roma. Ecco, Roma, penso che non possiamo eludere il tema Roma, no? Sì. Perché se è vero che la presenza può essere anche la presenza di un'assenza, la città incendiata, Troia, questo dico a prescindere dal dato archeologico, stiamo parlando di percezione, no? Di mentalità, di rappresentazione. È vero che Roma è esattamente l'opposto, cioè Roma è l'accumulo di vestigia, l'accumulo di rovine, l'accumulo di monumenti, e non è a caso è intorno a Roma che comincia a organizzarsi con l'umanesimo una certa maniera di guardare all'antico che è fondativa alla fine, no? In ultima analisi, perché è il momento in cui si guarda all'antico come a qualche cosa di finito, e proprio per questo da indagare anche con gli strumenti della filologia per gli umanisti, cioè dei testi, delle epigrafi e così via. Ecco, a Roma, alla presenza di questi umanisti a Roma, alle prime riflessioni sui monumenti di Roma, hai dedicato pagine molto importanti con osservazioni assolutamente magistrali che partono da Petrarca e arrivano fino a Joachim du Bellay e oltre. La cosa che mi ha di più colpito guardando a quel patrimonio di testimonianze è il fatto che le lingue europee moderne nascono con gli antiquari. L'italiano moderno è legato alla poesia di Petrarca, alla sua idea che la poesia in italiano vale come la poesia latina, del quale lui era perito. Ma mi sono posto la domanda, ma funziona nella stessa dimensione in altri paesi? Sì, Joachim du Bellay in Francia è il fondatore della poetica moderna. Martin Opitz in Germania è il fondatore della poesia tedesca. E un po' più tardi, nel Seicento, Thomas Brown, il famoso medico inglese, è il fondatore dell'inglese contemporaneo. E si potrebbe andare anche in Spagna, dove Rodrigo Caro, il famoso antiquario, è un poeta di genio. Dunque c'è qualcosa che lega la cultura dell'umanesimo al passato, e questo qualcosa è legato a una curiosità che prende la forma della poesia. Dunque il concetto di rovine elaborato alla fine del Medioevo, perché non è che
la gente del Medioevo non vedevano e non conoscevano le rovine, ma le guardavano con distanza e non potevano interpretarli. Per prendere un esempio, l'epigrafia latina, che per noi è veramente la disciplina madre che ci ha insegnato come entrare nella cultura autentica della Roma antica. Dicevano i nostri professori di epigrafia: guardate, voi avete studiato all'università e nel liceo i testi latini e greci, ma io, il professore di epigrafia, vi faccio leggere i veri testi, non quelli della tradizione. Ma allora nel Medioevo non sapevano leggere il latino del secondo, del terzo secolo prima di Cristo. E questo è un'invenzione della rivoluzione romana di Colà di Rienzo. Colà di Rienzo era famoso per questo. Lui era capace, era un notaio, capace di leggere le iscrizioni anziane. E questo mi dava la possibilità di costruire un'immagine di Roma che si apriva sulla libertà della Roma del 300. Sì, non so se sei d'accordo, ma questa osservazione, cioè del collegamento che si stabilisce tra questione della lingua, scrittura, narrazione, percezione del monumento, ricostruzione del passato, mi fa venire in mente un'osservazione di Winckelmann, e quindi andiamo ai lumi, nel saggio sull'allegoria, quando Winckelmann dice, magari in un modo non proprio un pochino confuso, ma questo che vuol dire? Dice che in sostanza nel momento in cui i greci cominciano a scrivere, i greci cominciano a uscire, a entrare nell'ambito delle arti figurative, perché c'è un nesso profondo tra raccontare con le parole e raccontare con le immagini, ed è il momento in cui i greci, come dire, si ritagliano il loro posto in quella sequenza winkelmanniana che sta non a caso dopo quell'antefatto enorme degli egiziani. Cioè in fondo Winckelmann aveva capito questo aspetto qua, no? Cioè che la riflessione accorgersi del passato come di qualcosa di diverso dal presente e porsi di fronte anche al monumento commentandolo, e l'elaborazione della narrazione, che può essere la narrazione anche mitologica alle origini, sono tutti fenomeni che fanno sistema. Il passaggio del Rinascimento all'età dei lumi è un momento nel quale la cultura dell'antico si sviluppa, e si sviluppa perché gli architetti e i pittori del Rinascimento hanno cominciato a misurare e disegnare le opere antiche. Prima del 300 non si conoscono nessun rilievo di un monumento antico, e nella Siria o nell'Egitto gli antiquari erano gente con delle massime capacità di leggere le fonti antiche, ma nessuno di loro ha mai riprodotto una rovina o un monumento antico in un modo leggibile. Dunque fino al Rinascimento si parlava di rovine, ma solo con delle parole. Dal 300 si comincia quel lungo processo che oggi arriva a tutte queste tecnologie moderne che ci consentono di ricostruire monumenti antichi ai quali non si poteva pensare ancora 30 anni fa. Dunque questo è un momento cardinale, e Winckelmann nella sua sensibilità per le opere d'arte è stato un promotore di quella cultura del rilievo, cultura che lui metteva in relazione con questa idea che i greci avevano elaborato strumenti straordinariamente efficienti di descrizione del mondo, della storia, ma non si erano interessati, come le diceva Pausania, direttamente all'ambiente che era più vicino.
Petrarca, gli umanisti, c'è un tema che comincia a farsi strada in quel tempo e che poi ci raggiunge alla fine, specialmente nell'ambito della letteratura, cioè il tema della nostalgia. Cioè l'antico è effettivamente passato, il monumento sta lì e invita a meditazione e riflessioni, e questo provoca una specie di felicità naturalmente, ma al tempo stesso anche l'idea di qualche cosa di perduto e di non più recuperabile. Ecco, la nostalgia dell'antico, la nostalgia davanti alla rovina. Questo è veramente una tematica che si sviluppa alla fine del Seicento e che diventa grande nel Settecento. E possiamo dire che Thomas Browne, che citavo precisamente, Thomas Browne dice: io ho scavato in una zona vicina alla casa mia delle tombe che sembrano delle tombe pagane dell'Alto Medioevo. E la cosa che a me, come teologo e come scrittore, mi interpella è cosa avrebbe pensato questa povera gente che sta in queste urne se uno avesse detto fra 2000 anni o 1000 anni ci sarà qualcuno a scavarvi e a farvi uscire dalla vostra condizione di morti. E diceva Thomas Browne: noi dobbiamo guardare, lui era medico, con l'occhio del chirurgo e del medico che cerca di aiutare gli uomini, ma dobbiamo guardare a questa infinita povertà dell'umanità con l'etica del teologo che cerca di rispettare quelli che sono gli antenati che non avrebbero mai pensato che i loro ultimi resti, dopo tutto il rituale complesso della carbonizzazione, eccetera, sarebbe sopravvissuto in queste piccole urne che sono uno strumento di conoscimento della storia europea e delle storie regionali. Dunque il momento nel quale, alla metà del Settecento, l'idea del passato come un momento che è stato dimenticato e che viene ritrovato attraverso l'antiquaria, non è sufficiente, che se uno vuole interpretare il passato deve, come dice Thomas Browne e come lo riprende Diderot in un famoso passaggio nel quale lui dice: quando vedo le rovine penso alla mia propria mortalità, e questo pensiero mi fa rispettare e in un certo senso mi fa ammirare le rovine. E questo è tutto quel movimento che si elabora nel Settecento e viene con il romantismo sviluppato nell'Ottocento. Qui mi viene subito da dire che c'è un'espressione ricorrente in questo volume, che è quella far resuscitare i morti. Ricorre in vari contesti, cioè questa tensione che parte, si potrebbe dire, dalla mentalità sciamanica della preistoria e arriva fino a questo momento qua in cui noi stiamo precisamente cercando di far resuscitare i morti attraverso una riflessione storica. Però prima di toccare in pieno questo tema, visto che hai preparato una larga serie di immagini, ti proporrei di scegliere qualche esempio particolarmente istruttivo di alcuni dei punti teorici ma anche storici che abbiamo messo in luce. Giusto per dare l'idea anche dell'autentica enciclopedia
di casistica, di immagini, di situazioni che questo, io l'ho definito in una mail, questa specie di ramo d'oro delle rovine propone alla nostra riflessione. Sì, grazie di questa suggestione. Potremmo cominciare con questo cofanetto. Questo è un cofanetto delle collezioni del Vaticano e che è la memoria di una piccola collezione di un pellegrino che è stato in Palestina e si è portato un po' di sabbia della tomba del Cristo, un po' di terra di un altro posto, qualche ceramica. E questo piccolo museo portatile fa parte del concetto di viaggio in Terra Santa e di ricordo di questo viaggio attraverso questo museo portatile, che è una cosa, quando l'ho scoperto sono stato fulminato da questa idea che siamo nell'VIII secolo, dunque è un momento nel quale si dice ma la gente del Medioevo non si interessavano alle rovine, non magari alle rovine del mondo romano, non al monumentalismo, ma a questi piccoli frammenti che sono la marca di un passaggio. Il concetto vedutista del Medioevo si vede benissimo in questa caduta di Babilonia, come un terremoto che è parte del diventare rovine e si lega a una tradizione che è il passaggio dell'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Vedete qua, per esempio, questa iconografia in un manoscritto del 300, dove con l'elemento della sinagoga si costruisce la chiesa. E questo veramente è una figura monumentale del passaggio. Ma una riflessione di questo argomento potrebbe allagarsi. Siamo lì nelle isole della Scozia settentrionale, a Maeshowe, e qui c'è un piccolo, su un isoletto, c'è una tomba neolitica, nella quale nel 1200 sono entrate un gruppo di marinai che tornavano da un pellegrinaggio in Palestina e hanno scritto sulle pareti di questa grotta, di questo tumulo neolitico, delle iscrizioni. Una delle più incredibili è questa, l'uomo più abile dell'Ode nell'oceano occidentale ha inciso queste rune con l'ascia che Gauck, Trent-Saint-Vincent, possedeva nel sud del paese. Dunque sembra una cosa assolutamente straordinaria l'idea che qualche persone su una barca arrivano in quel posto sperduto, non sanno cosa fare, trovano lì un po' di protezione e lasciano questa iscrizione in caratteri runiche come testimonianza del loro passaggio. È stranissimo, perché se uno scrive questo deve attendersi al fatto che qualcuno d'altro verrà. Sì. E infatti abbiamo un'altra iscrizione straordinaria nella quale uno dei protagonisti dice: in quella tomba c'era un tesoro, perché le tombe anziane sono legate al tesoro. E lui dice che l'ha trovato la tomba, ma non è vero, sono io che l'ho trovato, non lui. Dunque questa tomba neolitica è diventata un po' un teatro delle ombre nella ricostruzione di un passaggio dell'oceano al nord. Questo è legato chiaramente
alle navigazioni viking fino all'Islandia e alla Norvegia, ma è straordinario che questo è stato scoperto un secolo fa in questa piccola isola di Mysore. È anche un modo di pensare il passato. Ma per continuare nella direzione che ci ha indicato Maurizio, se prendete la vostra casa dei Crescenzi, di la vostra perché veramente un'architettura di questo genere esiste solo a Roma, è fatto solo di spoglia, non c'è un mattone o una pietra di questo edificio che non sia legato direttamente a delle spoglie romane. E sull'entrata della casa Crescenzi ha fatto iscrivere questa iscrizione straordinaria, nella quale lui dice che si fa merito di aver accumulato tutte queste piccole pietre e altre rimanenze del passato per, e lo dice la terza legge, coeli di gloria quando Roma veterano rinnovare le cose. Dunque l'idea è che questo lavoro sistematico di ricostruzione attraverso elemento del passato è un modo di ricostruzione del passato, di aiutare Roma a ridiventare la città grande che era una volta. E là si capisce bene da dove nasce il discorso di Cola di Rienzo e poi quello di Petrarca dopo. Allora, se torniamo un po' nel 400, quando si comincia a disegnare, vedete che qua in questo manoscritto c'è una visione di Stonehenge, ma Stonehenge è rotonda e lì è rappresentato come un edificio romano un po', e questo è legato alla difficoltà per la gente del Medioevo di pensare il passato. Questo è il testo di Barthélemy de Glanville è del 1200, ma l'illustrazione è più tardiva e vi mostra nel senso aristotelico rivisto dalla tradizione cristiana della nascita delle cose. Vedete gli alberi, i serpenti, tutti gli esseri e le piante. Ma c'è qualcosa di straordinario per l'archeologo? Vedete queste cose qua? Vasi. Sponte nascitur olle, dice il manoscritto. I vasi, con la loro propria forza, escono del suolo. Dunque questo è l'immagine nel 1200 e nel 1300 della scoperta di questi vasi così cari a Thomas Brown, che siccome non si inquadrano bene nella tradizione giudeo-cristiana, allora sono espulsi dalla cultura umana e diventano oggetti che crescono da solo, oggetti naturali. Ci fa ridere oggi, ma di fronte a alcune scoperte della paleontologia moderna siamo un po' come la gente del Medioevo. Per noi è difficile capire l'evoluzione dagli uomini più antichi agli uomini del Paleolitico superiore. E mi fermo fra una minuta, ma voglio farvi vedere qualche illustrazione di questa visione della fondazione della città di Augsburg. Nel 1400 Augsburg aveva problemi con i vicinissimi Hohenzollern e dunque il Consiglio comunale ha fatto scrivere una storia di Augsburg per dimostrare un po' come quella di Rienzo, l'indipendenza della città. E lì vedete questa immagine
che ancora una volta dimostra la visione storica. Questo è la Weser, il fiume Jormo. Lì è la colonia romana, viene rappresentata in legno, non in pietre, ma è la colonia romana. E qui sono gli uomini della protostoria che vivono nelle cabane, come si dice sì. Sì, mi dispiace, grazie. Dunque, vedete la Weser, il fiume, dietro la colonna romana e al primo posto queste cabane grotte, Terpen, che sono gli abitati degli uomini prima dei Romani. Dunque questa illuminazione del 1455, dunque vicinissimo a Cristoforo Colombo, è assolutamente la prima visione archeoistorica di una città occidentale. E lì avete il primo scavo illustrato che io conosco in Occidente. Siamo nel 1503 e a Zaventem, questa zona vicino a Bruxelles, si scava questa zona e nella zona si trova un mausoleo romano e alcuni oggetti. E questi oggetti sono riportati dal proprietario come oggetti che lui ha trovato nel suo scavo. Dunque questo fa parte di questo processo di avvicinamento alla storicità degli oggetti, al fatto che, come le iscrizioni, gli oggetti sono delle prove della storia e non sono più elemento di immaginazione. E questa illuminazione è bellissima perché è dovuto a Johannes Schomburg, un ungherese educato a Parigi, che dedica in questi libri di immagini tutte le attività umane sono rappresentate e dunque lo scavo per la prima volta è ripresentato. Vedete quest'uomo che sta scavando e gli antiquari in questo paesaggio di rovine romane che discutono di quanto si è trovato nel suolo. E dunque quel processo dai primi anni del 400 fino al 500 si sta sviluppando. Qui siamo a un punto chiave, no? Lo scavo come operazione che permette di mettere in luce le vestigia o in certi casi le vere e proprie rovine, cioè ciò che resta dopo l'azione disintegratrice del tempo o dell'uomo del monumento, no? La rovina quindi è un prodotto del monumento, all'origine della rovina c'era il monumento e piace ricordare la definizione dell'Encyclopédie che viene collocata in una delle ultime pagine del grande saggio di Schnapp. L'Encyclopédie definisce con molta chiarezza il monumento un'opera architettonica o scultorea creata a finalità di memoria di singoli uomini o memoria di eventi. Ecco, quindi abbiamo dunque il monumento che è creato a finalità di memoria, la rovina che ne deriva, l'archeologo che, maturando nel tempo la sua metodologia, rimette in luce la rovina e quindi ripercorre o cerca di ripercorrere all'indietro questo itinerario per recuperare che cosa alla fine? La memoria. Ecco perché Schnapp dice giustamente che è stata la cultura illuministica a portare a conclusione questa presa di coscienza che consiste, l'espressione è più o meno questa, consiste nel venire a patti con le rovine, cioè con le rovine bisogna venire a patti, cioè bisogna stabilire una negoziazione e un accordo e il cuore del patto
con le rovine è la rammemorazione, no? Quindi l'operazione di recupero della memoria. Questo mi colpisce perché, a parte che di memoria, no, tutto il Novecento ha scritto fiumi di inchiostro, e in archeologia in particolare si è scritto moltissimo anche sulle varie modalità della memoria, ma mi piace ricordare che questa idea della memoria come riconoscimento, cioè uno si ricorda qualcosa e in base a quello che si ricorda crede perlomeno di riconoscere una certa intenzione, una certa volontà, una certa idea espressa dal monumento. Questo per esempio è un pensiero che c'è in Goethe, molto, dall'altra parte siamo sempre in questo ambito culturale, c'è in Goethe con grande lucidità. Penso sempre all'episodio di Goethe che visita Paestum e che al primo momento nel viaggio in Italia, di fronte a questo ordine dorico così tozzo, così arcaico, in un primo momento resta sconcertato, non capisce. Poi dice: mi sono ricordato, Erinnerung, sich erinnern nel verbo, io mi sono ricordato. Di cosa si è ricordato? Si è ricordato che c'è una storia degli stili, che era tra l'altro un concetto freschissimo, nuovissimo, e quindi quell'aspetto tozzo corrispondeva a una certa epoca. Allora questa operazione di riconoscimento è probabilmente veramente il cuore dell'atteggiamento critico che può avere, no, l'uomo moderno nei confronti dell'antico, il che non vuol dire che l'uomo capisca l'antico, perché appunto uno degli insegnamenti fondamentali della scuola di Parigi è poi stato questo qua: attenzione, noi siamo diversi da loro, noi non siamo greci, non siamo romani, non siamo egiziani, e quindi non è detto che quello che noi ci aspettiamo secondo le nostre categorie mentali sia esattamente ciò che veniva trasmesso da quell'immagine o da quel monumento. Però è in questa tensione a colmare la distanza attraverso appunto la riflessione storica c'è, mi pare, il cuore del nostro mestiere, ma non solo del mestiere degli storici o degli archeologi, ma è il cuore, finché dura, insomma, di una certa mentalità di questo Occidente, vero? Che dici? Sì, c'è una specificità dell'Occidente nel combinare i testi, Esatto, le immagini esatto. e il concetto generale di passato. Ma questo non vuol dire che la rovina è un'invenzione occidentale. Certo. Ci sono culture nelle quali il passato gioca un ruolo considerevole. Prendete per esempio questa figura. Si vede, questo è il lavoro di due esili della Svezia che hanno fuggito il luteranismo, e Olaus Magnus, il suo fratello. Olaus Magnus era l'arcivescovo di Uppsala, ha dovuto espatriarsi, e se andate a Roma alla piazza Farnese trovate sempre il convento di Santa Birgita, nel quale lui è stato a lungo, e ha scritto una storia della Scandinavia. E vedete come l'ha scritto: vede questi monumenti megalitici e non ne sa interpretare, e dunque si dice: come rappresentare un oggetto di questo genere? Una piramide. E dunque lui scrive il primo testo sull'antichità del Nord, ma con gli occhiali del classicista e dell'orientalista che vede le piramidi. E non a caso c'è un bellissimo poema di Borges dedicato a questa immagine. Alcuni altri allo stesso momento cercano di dare visioni più realistiche di questi megaliti, che sono oggetti di una storia così antica che nessuno le sa spiegare. E questo è il momento dove i primi scavi stratigrafici cominciano in Europa. E questo, per esempio, il teatro della città romana vicino Basilea, scavato nel 500
da Basilus Hammerbach, che ne dà una visione topografica stratigrafica. E questo dipinto di Postumus è veramente, come dire, quello che si potrebbe chiamare spolia spoliarum, c'est-à-dire tutta la ricchezza della Roma antica che viene rappresentato in un solo panorama. E al centro di questo panorama vedete l'antiquario che sta disegnando. Vedete? È piccolo. Cavalca la colonna e qua e ci sono altri antiquari dispersi. E questa ironia della bellezza del passato, tutta un po' come il cofano del pellegrino con i suoi piccoli oggetti voleva ricostruire il viaggio, e lui vuole ricostruire l'immaginario della Roma antica attraverso la cultura del Rinascimento. Sì, è esattamente la stessa cosa davvero del cofanetto, come anche è la stessa cosa di quegli uomini della preistoria che mettevano insieme la conchiglia, la pietra un po' strana e così via. E tutto questo appunto segnala questa tensione comunque che si stabilisce nei confronti della rovina, perché lì si gioca evidentemente la relazione col prima, la relazione col passato. Ora è vero che noi viviamo nel presente, il passato è passato, il futuro non c'è ancora, ma la rovina è lì appunto per ricordarci che invece il passato è lì per essere valutato. Appunto Schnapp usa spesso l'espressione bisogna negoziare col passato, bisogna mettersi in rapporto perché c'è quel segno, oppure se non c'è quel segno, abbiamo visto che in certi casi l'assenza di quel segno comunque mette in gioco questa negoziazione. Ecco perché appunto vorrei tornare a quell'espressione che non era una battuta retorica, quella di far risuscitare i morti, no? Perché in effetti questo è un po' uno dei nodi. Se diciamo, l'operazione di memoria di chi viene dopo e che viene sollecitato dalla presenza o dall'assenza del segno materiale è un'operazione appunto che consiste nel ricostruire qualche cosa, persone ed eventi che sono stati e che perché non ci sono più consentono di essere raccontati, perché alla fine noi possiamo raccontare solo quello che è già passato, quello che sta succedendo lo stiamo vivendo. E quindi è indubbiamente un problema di relazione non solo con la rovina, ma di relazione con i morti. E questa è la comparazione antropologica che fa parte del metodo caratterizzante di Schnapp, lo documenta ampiamente. Ci sono degli esempi bellissimi, mi pare, presso società tradizionali di questo aspetto. No? In particolare il mio collega specialista della Nuova Guinea e delle nuove Ebride ha scavato 40 anni fa in una piccola isoletta che gli avevano indicato i capi di tribù, la tomba del fondatore di questa cultura, e ha ritrovato nel suolo esattamente quello che era stato consegnato nella chanson de geste. Con le datazioni carbone 14, l'inumazione del 1500. Dunque per 5 secoli i poeti delle Nouvelles Hébrides, del Vanuatu oggi, si sono ripetuti quel canto e hanno conservato la memoria della cerimonia di inumazione del capostirpa. Dunque questo significa è impressionante come esempio. Per esempio lì abbiamo a Gelling la ricostruzione delle tombe dei primi re cristiani del Danimarca. E vedete il panorama archeologico e poi sotto le trascrizioni in latino delle rune. Per la prima volta le rune diventano oggetti di cultura storica, e a me
mi piace questa piramide di Rantzau, era il governatore dell'Holstein che fece fare questo scavo che vi ho fatto vedere nella figura precedente, e lì lui fece costruire una piramide, di nuovo una piramide, in memoria del suo scavo, per ricordare quello che aveva scoperto. Ma lì la cosa più interessante è quello che vedete, Anato Maometa. Dunque lui iscrive non solo la cronologia ebraica, la cronologia cristiana, ma la cronologia araba. E dunque questo dimostra come guardare il passato e anche considerare il presente e accettare l'idea della varietà delle culture umane e dei sistemi di controllo del tempo. Adesso vado più in là, ma voglio farvi vedere di nuovo questa piramide che illustra un libro, un catalogo di antichità di un certo Olearius nel 1700. E vedete due cose. La prima, che la piramide è sempre il segno del tempo. Sulla piramide vedete questi vasi che sono dei vasi del Medioevo, delle urne scavate. Ma sotto vedete una cosa veramente incredibile, che fa tenerezza a tutti gli archeologi, perché sono per la prima volta i frammenti di ceramica che sono illustrati. Vedete come si passa da un concetto artistico a un concetto cognitivo, che si può ritrovare in varie incisioni del Settecento, come questi scavi, o delle tabule che rappresentano il passato. Questo è l'introduzione a un manuale di archeologia tedesca. Vedete la storia che è l'alfa e l'omega, Mercurio, ma di nuovo una cosa nuova, questi vasetti che avete qua, questi piccoli amori giocano con delle monete romane e lì con degli oggetti preistorici. Dunque, mano a mano, con la visione dell'antiquario compare, e questo mi piace perché rappresenta la pagina di guardia di un trattato delle poesie di Catullo nel 1737. E vedete tutta l'archeologia romana, l'iscrizione oraziana, quid su terra est, in apricum proferet aetas. Tutto quello che sta nel suolo in un certo momento si ritrova. E lì vedete questo personaggio muscoloso che è l'archeologo, l'Indiana Jones del futuro. E un breve accenno per non rimanere troppo nell'europeocentrismo. Gli arabi del deserto non hanno rovine, hanno solo piccole tracce, ma queste tracce sono talmente coinvolgenti che hanno dato nascita a tutta una letteratura delle poesie che unisce l'amore per la donna amata e la camminata nel deserto per ritrovare i posti dove lei e la sua tribù sono state. E queste poesie sono state definite con veramente una chiarezza incredibile da un poeta, Abdelwahab Medeb, contemporanea, che spiega cosa sono le muelakat. Le muelakat sono, insomma, il ricordo di quello che si potrebbe chiamare le rovine povere, del minimo, del leggibile. Ma questo leggibile nel deserto ha un valore ancora più forte, perché in quello paesaggio della natura le tracce degli uomini sono di una delicatezza incredibile. Mi sono fermato a ritenere
interrogarli, ma a che serve rivolgersi a ruderi sordi, le cui parole sono indecifrabili, sono vuoti, ma tutti erano lì e uscirono presto il mattino, lasciando Fossati e Paglia. Fossati e Paglia. Dunque vedete, tra le architetture enormi degli Assiri e degli Egiziani, quelli di Greci e di Romani, l'arte povera degli Arabi. E questa fotografia di un fotografo tedesco della Tunisia dell'inizio del 1920 è una classe nel deserto e i bimbi scrivono nella sabbia e scrivono il Shalaik Aleikum, dunque la salutazione. Ma questo è veramente il modo con il quale la cultura araba ha saputo guardare al passato, a cose che in Occidente o in altre culture non sarebbero capite. Al-Baghdadi, ho fatto un errore, non è Ali Baghdadi ma al-Baghdadi, e questo personaggio, un medico del 300, spiega come la bellezza delle rovine antiche. E dunque è una cosa incredibile nella cultura islamica che normalmente considera come Jahiliya, dunque il momento degli infideli, i monumenti del passato. E lo vedete in questo testo, che sembra un testo di Victor Hugo, quando Victor Hugo comincia il suo appello contro la distruzione dei monumenti. Leggete questo testo, è un appello alla difesa del patrimonio. E la difesa del patrimonio non per gli interessi diretti di quelli che vivono in Egitto, ma per il rispetto dell'umanità profonda che si avverte in queste rovine antiche, come dice il medico. Se ne avessi il potere, impedirei a questi imbecilli di completare la loro opera di distruzione. Basta pensare a questo e a quello che è successo in Afghanistan a Bamiyan, o quello che è successo anche in altri posti, per dimostrare quanto questa idea del patrimonio universale è radicato non solo in Occidente, ma anche nella cultura islamica. Questo è importante da sottolineare perché è un aspetto che spesso, anzi di regola, ci sfugge. E viene il momento di lasciare spazio anche al pubblico per qualche domanda, però prima vorrei che tu ci raccontassi quel meraviglioso apologo del rabbino di osservanza chassidica ucraino, che secondo me ci dà la chiave per capire che cos'è un po' tutto quello che abbiamo cercato di raccontare. Sì, questo è dunque un testo che del fine Settecento, inizio dell'Ottocento, di un rabbino dell'Ucraina, il quale racconta questa vicenda. Lui dice che quando il fondatore di questa cultura che si chiama nella tradizione ebrea il chassidismo, dunque il ritorno a una certa al tipo di fede che è diverso dalla fede classica che si insegna alla sinagoga, il fondatore di questo movimento di ritorno alle fonti si chiamava il Baal Shem Tov, il maestro del buon nome. Quando lui aveva un problema, e quel problema era il fatto che uno poteva avere voglia di lasciare la comunità per convertirsi, il rabbino andava nella foresta, in un certo luogo, faceva un fuoco e diceva una preghiera. E quando tornava, la cosa era sistemata. Il suo seguace, che era un rabbino
meno potente in un certo senso, ricordava la vicenda, andava nella foresta, faceva il fuoco, ma non si ricordava della preghiera. Il successore del tale poteva solo andare nella foresta. E io, dice lo scrivente, chi vi racconta questa cosa, vi posso solo raccontarla. E questa ironia di quando si perde in una tradizione ci porta al centro della questione filosofica, ma cosa è il passato e cosa è la tradizione. Esattamente, cioè si racconta solo ciò che è perduto e tuttavia il rabbino della terza generazione riusciva lo stesso a risolvere il problema, pur non sapendo più dove era il bosco, pur non avendo più la lampada per accendere il fuoco, pur non avendo più il testo della preghiera, ma solo la narrazione di tutto questo era efficace, che è esattamente il mestiere dello storico, ma anche del poeta, ma anche del narratore. Il racconto è efficace perché racconta qualche cosa che non c'è più, che c'era, ma è come se ci fosse. E questo è il senso, in fondo, di questa straordinaria scorribanda di quasi 900 pagine, che secondo me d'ora in poi sarà assunta come una specie di terminus. Prima dell'Histoire universelle des ruines pensavamo, dicevamo così, dopo l'Histoire universelle des ruines la pensiamo e la diciamo in una maniera un po' diversa. A questo punto però lascerei un po' di spazio per curiosità, approfondimenti, richieste del pubblico. Schnapp può rispondere su tutto, ripeto, dalla Cina all'Asia centrale, dal mondo dell'Africa del Nord, la Polinesia, avete sentito, il mondo precolombiano, i greci e i romani sono solo una porzione di questa sterminata erudizione. Anche per il mondo precolombiano? Sì, c'è una parte interessante sul mondo precolombiano. Se vi posso far vedere una delle incisioni, ecco. Sì, adesso risponde sul mondo precolombiano. Queste sono figure di indiani della Virginia che somigliano, per quanto dice il disegnatore, alle antiche popolazioni dell'Inghilterra del Nord, quello che i romani chiamavano i Pict, quello dipinti. E questi personaggi sono dipinti e consentono di intendere il passato. E vedete, questo è un manuale di un inquisitore che in un certo senso faceva bruciare una parte dei testi degli Aztechi e dall'altra parte, quando vedeva cose che gli facevano pensare alle rovine romane della Spagna, le riproduceva. E dunque il shock della scoperta dell'America è stato fondamentale per l'archeologia comparata. E qua c'è un testo delizioso di Carlo di Siguenza in Góngora, un professore di matematica all'Università di Messico nel Settecento, che fu uno dei difensori della lingua del Nahuatl, della lingua degli Aztechi, e lo esprime in questo modo. Prego. Questo panorama di rovine, come si inserisce Göbekli Tepe? Come si inserisce? Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, il sito anatomico, Göbekli Tepe. Ne parli? Göbekli Tepe, sì. Göbekli Tepe è una cosa straordinaria perché è la prova che delle popolazioni che non sono ancora pienamente sedentarie, dunque anteriore al Neolitico antico, avevano una tradizione monumentale e che dunque questa equazione coniata da Gordon Childe, grande preistorico del secolo scorso, che la
la scoperta dell'agricoltura è legata al monumentalismo non è più accettabile e che dunque anche società che hanno di cacciatori e collettori possono edificare monumenti di questa vastità. Poi la funzione di questi monumenti è molto dibattuta, ma questo Göbekli Tepe è veramente un momento di cambiamento dell'interpretazione globale del passaggio della fine del Paleolitico all'inizio del Neolitico. Volevo porle una domanda che può accadere a chi colleziona oggetti antichi. Lei ha fatto ha parlato delle urne e delle ceneri all'interno. Come si deve comportare o che cosa succede da un punto di vista etico in un museo in cui si collezionano urne in cui ci sono resti umani? Dunque, se capisco bene la vostra domanda è come comportarsi di fronte a resti umani scoperti nel processo archeologico. Questa è una questione etica che non era... io ho studiato archeologia all'università e penso che Maurizio anche, e non abbiamo mai sentito un professore che ci parlasse di questo problema. E infatti in certe culture toccare gli ossi degli antenati è un'aggressione. E citavo Thomas Brown, andate a vedere il suo magnifico testo sulle urne, che è stato tradotto anche in italiano, nel quale lui dice: ma chi mi dà il diritto di risvegliare queste povere urne che sono nel suolo da più di 1000 anni e che io vado a scoprire. Lui dice: la cosa che mi consento di farlo è di tentare di capire come loro sono vissute e anche di spiegare il rispetto che a loro devo nell'introduzione del mio libro. Il mio professore, citavo José Garangi, il professore di archeologia oceaniana che ha scavato nel Vanuatu, fece questo scavo ma con l'aiuto dei capi tribù. Dunque li aveva convinto che era interessante e rispettoso scavare per illuminare il passato. Ma nello stesso tempo oggi sarebbe uno scavo così, probabilmente non gradirebbe il permesso delle autorità locali. E quando sono stato in Australia al museo universitario di Melbourne ho vissuto una situazione incredibile nella quale l'archeologo della Tasmania, che aveva per 30 anni scavato le tombe tasmaniane, era costretto dalla legge di protezione culturale di ridare tutti i vasi che aveva trovato a quello che rimane la tribù che in fatto non esiste perché i poveri tasmaniani sono tutti stati assassinati dai coloni e dunque gli attuali tasmaniani tradizionali sono altre popolazioni. Ma loro hanno fatto giocare quest'articolo della legge e dunque è stato massacrante per l'archeologo di vedere che 30 anni di scavi, di collezioni archeologiche sono finito nel suolo, nessuno ne può più vedere. E dunque questo problema etico di cosa fare è un problema che non si risolve facilmente, che deve essere trattato con deferenza nel rapporto con le popolazioni. Noi non vedo in Occidente qualcuno che potrebbe venire qui a dire tutte queste cose etrusche le avete spogliate, dovete tornarle nella terra. Ma questo problema è uno dei limiti etici del nostro mestiere, limiti che non esistevano negli anni 50-60. Mi ricordo di un soprintendente italiano che faceva venire un prete quando si trovavano le urne per dire una messa, così dal punto di vista del cattolicismo. Chi era?
come si chiama una signora? Mi È tornerà un'idea il che- nome. No, ma torneremo su questo tema con Christian Greco, perché uno dei problemi più delicati attualmente riguarda gli egittologi, cioè come esporre in pubblico le mummie, anzi come non esporle, perché adesso la tendenza è a non esporre mai la mummia, il sarcofago, ma non la mummia del sarcofago, e men che meno sbendare la mummia o esporre orribile la mummia sbendata. Lo dico poi per esperienza, perché a Pavia abbiamo una mummia femminile sbendata, era lì nella collezione fin dall'Ottocento senza bende, e io l'ho fatta esporre, però l'abbiamo sistemata con garbo, cioè non dico vestita, ma parzialmente vestita, perché è un problema, perché oggi il pubblico, ma la sensibilità comune giustamente impone una certa delicatezza nell'esporre delle spoglie umane. Quanto poi alle ceneri e alle ossa, per fortuna adesso si fanno le analisi, quindi tutti gli archeologi conservano scrupolosamente ceneri e ossa combuste, ma negli anni 50 o 60 si buttavano via. O al più magari in qualche deposito di museo ti capita la scatola in cui ci sono alla rinfusa tutte le ossa di un'intera necropoli o di un intero gruppo di tombe senza distinzione. Questo non si fa più, se non altro perché dobbiamo appunto poi fare delle verifiche di tipo antropologico. Non succede più. Però il problema etico oggi c'è. Sì. Qui c'è un altro. Volevo sapere come si pone di fronte al restauro delle pietre, mi spiego. Un capitello, un tempio di cui rimangono solo per terra, non so, il 20-30% di quello che era originalmente. Lei è a favore del restauro completo come spesso si vede, oppure un ritorno, come diceva all'inizio, delle pietre alla terra? Ancora è una questione di etica complessa. La Charta di Venezia ci obbliga a restaurare con un certo garbo e a lasciare tracce dei nostri interventi. Ma vedete, dopo quello che è avvenuto a Notre Dame, ci sono state delle discussioni acerbe e hanno trovato un cammino non molto chiaro, e noi archeologi non siamo tanti, non è per noi una cosa evidente che ci hanno bloccato i dirigenti dei monumenti storici e il generale, che stranamente è stato nominato alla direzione del restauro, ci hanno impedito di scavare all'interno di Notre Dame, perché questo avrebbe portato a scoperte che avrebbero minacciato l'andamento del cantiere. Dunque questo non è esattamente la sua domanda, ma è molto legato. Il fatto che quando si rivela un monumento che non era conosciuto, si deve rispettare anche i tempi della riscoperta e dell'analisi. E questo qua non è consentito da tutte le autorità civili. Io trovo un po' incredibile, io sono contentissimo che la gente si sia mobilizzato per Notre Dame. Io mi ricordo del giorno quando è avvenuto, perché ha bussato il telefono e una delle mie nipotine di 11 anni fa diceva piangendo: ha bruciato Notre Dame. Dunque per la bimba era una cosa orrenda. Adesso con diverse strategie si tenta di tamponare quello che è avvenuto, ma a me mi irrita il fatto che da una parte ci hanno bloccati per i scavi, ma dall'altra parte che non esiste una relazione pubblica della ragione perché è arrivato questo disastro. E la ragione è semplicissima: mancanza di personale, perché il giorno dove la cosa è arrivata c'era una permanenza fatta da una persona che non aveva la cultura, la tecnicità per muoversi all'interno della cattedrale. Dunque questo pone il problema. Si trova senza difficoltà 1 miliardo o 2 miliardi di euro per restaurare il monumento,
ma 100.000 euro, 200.000 euro annuali per conservarlo bene, questo è molto più difficoltoso e lo vediamo in tutte le operazioni pubbliche e anche in Germania, dove la biblioteca Amalia di Weimar è bruciato perché avevano trovato più semplice di mandare via il custode e di mettere un sistema elettronico di vigilanza. Dunque questo è un problema di etica, un monumento per sé deve essere rispettato e la nostra cultura dell'economia, eccetera, cerca insomma di evitare cose inutili e la manutenzione e la sorveglianza di un monumento non è una cosa inutile. Credo che allora ci si può fermare qui per il momento, perché chi imboccherà il percorso di lettura di questo grandioso monumento saggistico avrà ancora da riflettere e da discutere per 1000 percorsi collaterali, ma si accorgerà che c'è una regia molto forte in tutta questa ricchezza di riferimenti, di citazioni, di casistica. C'è una regia saldissima che fin dalle prime pagine ha in mente chiaramente le ultime, quelle appunto che si chiudono sulla citazione di Diderot, credo che sia l'ultima dell'opera, segno di una certa fede fondamentale in quel tipo di cultura dell'illuminismo che ha tanti meriti proprio nella definizione degli strumenti del nostro mestiere. Grazie.